Ciao, mi chiamo Cecilia e ogni lunedì staremo insieme e ti racconterò una storia di vita interiore. Se l'argomento ti interessa, ti ricordo di iscriverti al canale perché ogni lunedì uscirà un nuovo video. Benvenuti e bentornati. Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che si stanno iscrivendo, grazie, perché per me è veramente importante. Mi raccomando, condividete il più possibile. Oggi trattiamo un argomento strano, nel senso, vi è mai capitato in un momento di grande difficoltà non riuscire a trovare la luce e non riuscire nemmeno a trovare niente al di fuori che vi porti a pagamento? È quello che è successo a me lunedì e martedì scorso. Ero in un momento difficile perché comunque la notte spirituale dell'anima, e qui vi lascio il video, sta dando gli ultimi colpi di coda di questo 2025 e in questo momento di forte malinconia, di grande tristezza, non riuscivo a portare avanti il mio lavoro. Purtroppo capita, non siamo sempre super performanti, succede, però bisogna andare avanti, bisogna uscire da quella situazione e per questo motivo ho deciso di chiedere ai miei registri akashici un aiuto per superare quel momento, in quanto comunque, essendo stato un anno molto difficile, arrivare appunto a dicembre ancora avere queste emozioni è pesante perché non ti ricarichi mai, quindi a volte veramente perdi la speranza. E quindi ho chiesto ai miei registri e loro io gli ho semplicemente chiesto come posso uscire da questo periodo, da questi momenti di forte buio. La loro risposta è stata: per uscire da questo momento di forte tensione, di forte oscurità, bisogna che ti affidi alla matematica, alle materie scientifiche. Controlla e ricerca la teoria di Hammond. Io e la matematica, che siamo due rette parallele che non si sono mai incontrate, ho detto: ora che è sta roba? Proprio zero, non sapevo minimamente che cosa fosse. Ovviamente ho googlato e ho trovato il postulato di Hammond ed effettivamente lì per lì non l'ho capito, però analizzandolo, rileggendo meglio tutto il postulato, effettivamente si incastrava alla perfezione in questo momento difficile ed ecco perché voglio condividerlo con voi. Non è una vera e propria soluzione, però sicuramente vi potrebbe aiutare mentalmente un attimo per ritirarvi un po' sul timorare, ok? Vi leggo quello che è la formula del postulato di Hammond un po' semplificata. Poi in descrizione troverete sempre l'articolo in cui è descritto bene il postulato di Hammond, dove nasce, c'è anche il link per maggiori informazioni. Lo stato di transizione di una reazione assomiglia strutturalmente ed energeticamente alla specie stabile, reagente, intermedio o prodotto a cui è più vicino in energia. Questo postulato di Hammond ha risvegliato un'eureka, ovvero questa reazione chimica non è altro che la trasformazione alchemica, ovvero quando a noi ci succede un qualcosa, è come in chimica, un reagente viene immesso in un soggetto e questo, ovviamente essendo un reagente, reagisce e si trasforma. Allo stesso modo facciamo noi. Nel momento in cui un evento esterno ci colpisce o siamo noi che cadiamo in crisi perché c'è un risveglio spirituale, quindi c'è un reagente che impatta contro di noi siamo costretti, nel vero senso della parola, a trasformarci. Cosa succede? Che proprio il reagente, nel momento in cui tocca il prodotto o il soggetto e crea questa trasformazione, lo porta inevitabilmente energeticamente alla sua fase più futura. Cosa significa? Che nel momento in cui noi siamo venuti a contatto con quella situazione
che ci ha fatto del male, siamo molto più vicini alla nostra trasformazione futura che a quello che eravamo prima. Per farvi un esempio ancora più concreto, la mia notte spirituale ormai è iniziata nel 2024, no? E ha portato tutta una serie di trasformazioni nella mia vita. E quando qualche giorno fa io ho avuto questo grande dolore, volevo abbandonare tutto quanto perché non riuscivo più, perché mi sento inutile, mi sento sbagliata, penso che quello che faccio sia sbagliato, sia inutile, è arrivato questo postulato e mi ha fatto capire che effettivamente io sono arrivata alle ultime battute, non posso più tornare indietro, perché non sono più la Cecilia di prima, è impossibile, sono molto più vicina a quella che sarà in futuro. E se analizzate la vostra situazione vi renderete conto che siete molto più vicini alla vostra trasformazione in futuro che in quella che eravate in passato, per quanto voi stiate nel dolore. Ma vi renderete conto che non potete più tornare indietro. È un'illuminazione e basta questa. Questa che vi propongo è solo semplicemente il modo di vedere una cosa negativa nella sua prospettiva futura in un'accezione presente. Ho usato un po' dei paroloni arzigogolati, però fondamentalmente è così. È così. Quindi quello che propongo è proprio una trasformazione alchemica spirituale, ok? In cui ci sono dei processi che adesso vi voglio anche raccontare in maniera più netta. Allora, fondamentalmente l'alchimia spirituale si suddivide in 3 fasi: nigredo, albedo e rubedo. Nigredo è la fase più difficile, è quella in cui la nostra identità, se si tratta di notte spirituale dell'anima, e qui vi rilascio il link al video, se si tratta di identità in cui la nostra identità si sgretola, si distrugge, oppure può essere la notte oscura dell'anima, e qui sempre vi lascio il link, quando ha a che fare con i sensi. Mi raccomando, andatelo a vedere perché è importante fare la distinzione. È il momento di sgretolazione per portarci a una nuova rinascita, ok? Albedo è il momento in cui accettiamo questa fase di transizione di noi stessi, in cui ci abbandoniamo alle spalle un bagaglio di forte peso interiore, che può essere dettato da un lutto, può essere da una chiusura di una relazione sentimentale, dal fatto che veniamo licenziati al lavoro, perdiamo il lavoro per altre motivazioni, perdiamo una persona importante o abbiamo appunto una crisi identitaria. Quindi non sempre è dettato da un fattore esterno, ma è proprio dentro di noi che mano a mano che cambiamo e ci evolviamo tendiamo ovviamente a vedere le cose diversamente, e per farlo dobbiamo lasciare schemi passati. Quindi qui c'è un'accettazione di quello che è un cambiamento. E infine abbiamo la rubedo. La rubedo è ovviamente la fase dell'alchimia finale, in cui la trasformazione in oro è quasi completata. Noi sappiamo chi siamo, dove vogliamo andare, chi vogliamo vicino a noi, chi non vogliamo. C'è proprio una struttura portante di noi stessi che ci permette di andare avanti, di avere una visione futura più stabile, ok? Ed è la fase in cui io mi trovo tra l'albedo e il rubedo. Sono ancora nella fase buia in cui comunque capisco che questa è la mia strada, perché non c'è altra soluzione, perché è questo per cui io sono portata. Però adesso faccio fatica ancora a creare una struttura stabile in cui io veramente credo, la mia anima vuole una determinata cosa, il mio ego fa fatica a credere che questo sia possibile, ok? Si sente che è sbagliato, si sente che è inutile, che non vi porterà mai aiuto, fa un po' la vittima, ok? Non è che la fa un po', la fa abbastanza la vittima, e fa fatica ad accettare questo forte cambiamento. Quindi la struttura identitaria mia ancora non è nella fase completa della rubedo. Ci sono tratti in cui ego accetta e tratti in cui, ripeto, fa la vittima, e quindi ancora devo avere questo processo alchemico, ma ormai sono alle battute finali, come ho detto prima, non posso più tirarmi indietro. E per quanto la trasformazione sia dolorosa, dover accettare determinate cose, determinati
cambiamenti interiori, esteriori, e in più tutto quello che succede poi comunque a prescindere nella nostra vita non è facile, però la trasformazione è necessaria ed è per questo che questo modus operandi ti porta ad essere molto più vicina alla te del futuro che quella che eri in passato, che sei attualmente. Ogni volta che vi sentite frustrati, in cui pensate di abbandonare tutto, di buttare tutto all'aria, di non farcela più, di non riuscire, pensate al postulato di Hammond. Voglio darvi alcune indicazioni su come superare questi momenti, perché sono veramente tanto impattanti, arrivano all'improvviso, i pensieri sono tanti e uscirne è difficile. Allora, se vi trovate in una situazione in cui ci sono altre persone, andate un attimo in bagno, bastano 5 minuti in cui una volta che siete lì trattenete il respiro per qualche secondo, ok? Perché è il modo più veloce per calmare la mente. Una volta fatto questo, cercate di distaccarvi da quei pensieri, perché voi non siete i vostri pensieri. Dovete creare uno spazio di vuoto mentale in cui i pensieri stanno lì e voi state qui, in cui li guardate senza giudicarli. E poi ricordatevi del postulato di Hammond, ovvero ripetetelo come un mantra, se potete scrivetevelo sul cellulare, se siete a casa fatelo con il Giampamala o il rosario, e qui vi lascio il video per il lasciare andare che però vi spiega come utilizzare il Giampamala. Ripetete dentro di voi il più possibile, più volte possibile: io sono più vicina alla me del futuro di quella che sono nel presente. Una volta fatto questo, cercate degli elementi chiarificatori nella vostra giornata, cioè rendetevi conto di quello che sono i segni della vostra trasformazione, quei segni positivi in cui effettivamente vi rendete conto che oramai non potete più tornare indietro, che siete più vicini al futuro che al passato, o quegli elementi semplicemente positivi di quello che voi state facendo. Infine accogliete il cambiamento, perché tanto remare contro non porta assolutamente a niente. Remare contro ostacola solo di più. Infine gli ultimi 2 step sono fare la meditazione, cercate di farla almeno 15 minuti, anche se siete all'inizio cercate di arrivare ai 10-15 minuti, chi ormai è avanti può arrivare tra 20-30 minuti se riesce. E infine sempre il vostro diario, scrivete nel diario tutto quello che vi passa per la testa, perché è un modo per liberarvi voi, ma allo stesso tempo è una traccia per rompere poi questi schemi. Io spero che il postulato di Hammond vi sia di aiuto in una fase di grande buio, in cui veramente sia un'illuminazione, un'eureka. E se non siete voi le persone che state attraversando un periodo difficile, condividete il video con le persone che ne hanno più bisogno, ok? Perché è importante. Io spero come sempre che questo video vi sia stato d'aiuto, che vi abbia portato un attimo di speranza e di felicità. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale perché per me è importantissimo, e ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti!